Il prodotto Synchronized Solo Strings è una parte fondamentale della mia collezione Vienna Symphonic Library. Li uso sia come solisti che in sovrapposizione con le sezioni degli archi orchestrali quando ho bisogno di avere un dettaglio in più. La prima cosa che desidero sottolineare è la grande varietà delle articolazioni che sono state campionate. Questo significa che avrai a disposizione una grande quantità di effetti che ti permettono di dare vita alle tue composizioni, con un suono meraviglioso e autentico. Questo prodotto ha 2 diversi violini e 2 diversi violoncelli. Le articolazioni sono state campionate anche con il timbro degli armonici, sul ponticello e sulla tastiera, per avere un suono molto morbido e delicato. Inoltre ci sono le esecuzioni di scale maggiori, minori e cromatiche, note ribattute con l'indicazione di metronomo e il glissando. Oltre all'ottava lo possiamo gestire per ogni corda. Se ti servisse il glissando sugli armonici, eccolo qui. Ci sono 2 presets, uno basic e l'altro completo di tutte le articolazioni, così puoi sceglierlo in base al numero di articolazioni che utilizzerai. Inoltre con il preset basic occuperai meno RAM. Come puoi vedere, l'organizzazione delle articolazioni è molto chiara. Nel primo gruppo, note singole, trovi la tipologia delle articolazioni note corte, détaché, staccato e spiccato. Note lunghe, sostenute, legate, in portamento, con anche l'effetto zigano, in marcato e in dynamics. Oltre ai crescendi e diminuendi soft e strong, ci sono anche le articolazioni in sforzato, forte piano e sforzatissimo. Tutte articolazioni campionate. Inoltre nel preset di fabbrica sono già disponibili le combinazioni di 2 articolazioni in modalità parallela attiva. Questo sarà molto utile, ad esempio, per avere un accento in battere e un successivo crescendo. Anche l'articolazione piano-forte piano è naturale, campionata in 3 e 6 secondi. Trovi vari tipi di pizzicato, da quello normale al pizzicato Bartók. Le articolazioni con gli armonici sono organizzate in armonici artificiali e naturali. Nello slot degli armonici artificiali trovi le articolazioni in sostenuto, détaché e staccato. Nello slot degli armonici naturali sono suddivisi per le corde dello strumento. Con gli armonici naturali sono state campionate anche le esecuzioni in glissando sia verso l'acuto che il grave. Nello slot Multi-Shorts troviamo tutte le articolazioni per le esecuzioni di note ribattute con il cambiamento dell'arco e senza cambiamento dell'arco, organizzate in base al tipo di esecuzione ribattuto.
In queste slots puoi suonare a piacere quante note vuoi per ogni articolazione, sia con l'articolazione regolare, sia scegliendo la dinamica del ribattuto che l'esecuzione progressiva fino a 9 note di crescendo o diminuendo. Nello slot frasi, oltre all'articolazione regolare in tremolo, ci sono svariate esecuzioni, come il tremolo in crescendo e diminuendo, note ribattute con diverse velocità. Ogni esecuzione è accompagnata dall'indicazione del metronomo, trilli, glissando lento e veloce su di un'ottava, oppure i glissando personalizzabili divisi per le corde dello strumento, vari tipi di acciaccature con anche l'effetto Zegano. Proseguendo questa panoramica, nello slot tasto ponticello trovi tutte le articolazioni dedicate a queste tipiche timbriche degli archi. Nello slot X-Fade trovi le articolazioni con esecuzioni timbriche normali con la possibilità di passare a quella sul ponticello, per esempio. Infine, nello slot dedicato all'esecuzione delle scale ci sono due differenti esecuzioni, in legato e spiccato. Ricordati che le articolazioni le puoi utilizzare anche con il time stretching che trovi nel menu Edit, in modo da adattare le esecuzioni alle tue esigenze. Vediamo ora come ho applicato queste articolazioni per un mio quintetto. Per il violoncello ho scelto il glissando con armonici per poi proseguire con il glissando senza armonici, esattamente come scritto. Sull'attacco delle note ribattute ho scelto l'articolazione ribattuto con attacco ruvido, visto che ogni nota è accentata. Un'altra battuta che vorrei farti vedere è quando ho usato la transizione dal suono regolare a quello sul ponticello. Nella parte a note ribattute, visto il carattere del brano, per gli accenti ho scelto l'articolazione in ribattuto ruvido, mentre per le note in staccato ho utilizzato l'articolazione in staccato ribattuto. In altre parti del quintetto ho alternato allo staccato ribattuto lo spiccato ribattuto, così da differenziare ulteriormente l'attacco delle note. Siccome il contrabbasso scende fino al Si basso, perché non usare anche questa nota? Volendo accentuare il battere delle due battute, ho scelto così l'articolazione in vibrato progressivo per la prima nota, cioè dal non vibrato al vibrato, e per la seconda nota dal vibrato al non vibrato. In questo caso ho scelto le articolazioni con l'esecuzione naturale, senza l'utilizzo di control change. Nella frase del violoncello in primo piano della sezione D ho utilizzato per le terzine ribattuto l'articolazione in ribattuto veloce con note corte, cioè l'articolazione con l'esecuzione delle note ribattute. Un altro timbro che ho sfruttato in questo quintetto è l'armonico artificiale del contrabbasso.
Sentiamo nell'insieme queste e altre articolazioni nella realizzazione virtuale del quintetto.